Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, parliamo del nostro Napoli perché ci sono delle situazioni non che volevo analizzare, ma volevo sapere la vostra, fatemelo sapere nei commenti per quanto riguarda tre prestiti che il Napoli comunque non riscatterà, parliamo di Ndombele, parliamo di Beresischi, parliamo di Gollini. Prima di cominciare ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, restate aggiornati sui contenuti e un bel like a questo video così cominciamo la settimana in discesa. Partiamo da Beresischi, sono d'accordo a non riscattare Beresischi, ma Beresischi è stato per il Napoli uno scambio con Zanoli per far crescere Zanoli e per poter far sì che il calciatore giovane avesse 6 mesi di continuità e alla Samp Zanoli ha fatto bene, è stato uno dei migliori da gennaio a maggio. A Napoli si è fatto trovare pronto anche nelle poche chiamate che ha avuto da settembre a gennaio in Champions League quando è dovuto subentrare. Zanoli sembra un calciatore che ha le spalle più larghe anche di qualcuno con più anni e con più esperienza. Sembra non accusare il colpo nelle partite importanti, non accusare il colpo in base all'avversario, al di là del campo dove giochi, sa perfettamente di che pasta è fatto, sa perfettamente il suo potenziale, ne è consapevole e lo si è visto con la Samp. Io ho fatto anche tantissimi applausi a Zanoli nei pochi video che poi mi sono ritrovato a fare della Sampdoria nei post partite che abbiamo fatto durante questo campionato perché ha veramente fatto la differenza e ha contribuito anche a qualche gol e a prestazioni comunque che la Sampdoria non è riuscita a portare a casa a livello di punti, però le prestazioni dal punto di vista di Zanoli e altri pochi elementi della Samp che possono salvarsi, ovviamente se è retrocessa, però la Samp è retrocessa sicuramente per non aver fatto punti sul campo, ma è una situazione che poi andrebbe analizzata a 360 gradi, societaria, che ha influito tantissimo sul rendimento di tutti i calciatori, stipendi non pagati, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, va benissimo non riscattare Beresischi e penso che Zanoli comunque parta per farsi un anno almeno da titolare in un'altra squadra perché secondo me siamo arrivati al punto che Alessandro Zanoli deve giocare con continuità per poter continuare a crescere, continuare ad essere consapevole e poter diciamo cercare di farlo diventare uno dei migliori terzini in Italia. A Napoli ti viene difficile perché davanti hai comunque un cyborg come Di Lorenzo, quindi non credo che resti a Napoli per il prossimo campionato. Io mi auguro di sì perché avere l'alternativa a Zanoli in panchina è sempre meglio che non averla. Poi bisogna vedere come lo vai a rimpiazzare, però poi dall'altro punto di vista mi farebbe piacere che Zanoli andasse a giocare in una squadra con continuità perché siamo arrivati al punto e ad un'età che ne ha bisogno e rischiamo di bruciarci un talento sia per il Napoli e sia per quanto riguarda la nazionale italiana. Detto questo, passiamo all'altro prestito non riscattato, Don Belé, ovviamente. Vedremo il Napoli come si comporterà sul mercato e con chi andremo a rimpiazzarlo. Si parla tantissimo di Capri Veiga, si parla di Ferdi Cadioglu che però è un laterale ma ha anche giocato a centrocampo. Vedremo poi la collocazione nel caso venisse acquistato. La cosa che mi dispiace di Ndombele è che non è riuscito ad esprimersi al meglio nemmeno a Napoli. Purtroppo la carriera di un calciatore che è fatta di prestiti qua e là è una situazione che va ad influire sul rendimento perché mi rendo conto che a livello personale, a livello mentale, giocare 6 mesi in una squadra non sapendo che fai 6 mesi dopo e poi ecco un altro prestito e poi ti sballottolano sì, di qua e di là, ne vale il rendimento. Comunque Ndombele non è un calciatore assolutamente scarso. A me, appena abbiamo annunciato il passaggio a Napoli, ero contentissimo, anche perché a Napoli va via Ndombele,
ma non abbiamo il sostituto naturale di Anguissa. Non ce l'abbiamo. Ndombele poteva farlo, l'ha fatto quando è stato chiamato in causa. I piedi forse sono a livello tecnico, forse anche un tantino superiore ad Anguissa, che però poi è molto più bravo e avanti anni luce per completezza, diciamo, di centrocampista. Vedremo il Napoli come lo andrà a sostituire. Il prestito che non riscattiamo, che più mi brucia, è quello di Collini. Almeno si parla che il Napoli non riscatti Collini, 7 milioni il riscatto, ma non sono quelli, secondo me, l'ostacolo del non riscatto, ma più credo una concorrenza tra portieri. C'è anche Contini che è stato un anno in giro tra Regina eccetera eccetera, che dovrebbe tornare a Napoli, non si sa, quindi credo che ci sia una situazione un tantino confusa per quanto riguarda la situazione portieri. Fatto sta che ci serve un secondo portiere, lasciatemi passare il termine, con i controcoglioni, e Gollini era uno di quelli. Mi auguro vivamente che alla fine venga riscattato, ma non credo. Però bisogna poi intervenire sul mercato con un portiere veramente valido. Si parla di Caprile dal Bari. Caprile non si discute, il talento di Caprile nemmeno si discute, però non credo che sia ancora pronto per venire a fare il secondo a Meret, dovendo affrontare comunque una Champions League. Sei la squadra campione in carica e verranno tutti quanti col sangue agli occhi per volerti battere, ovviamente, come è giusto che sia, e quindi non si può rischiare un eventuale infortunio di Meret e ti ritrovi un portiere completamente inesperto che deve entrare in campo. Ma credo che il Napoli sappia benissimo cosa fare, però mi dispiace e mi dispiacerebbe, perché non è ancora ufficiale, il non riscatto di Collini. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Questi erano 3 argomenti che volevo trattare con voi. Vedremo come andrà a finire, vedremo chi arriverà al posto di chi. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!